Oggi vi racconterò una storia incredibile e toccante che vi lascerà senza parole. Dopo 36 anni di matrimonio apparentemente perfetto, Ralph, un pompiere di lunga data, scopre un tradimento devastante che cambierà per sempre la sua vita. Restate con noi per conoscere ogni dettaglio di questa emozionante vicenda. 36 anni. È tanto tempo. Mi chiamo Ralph e sono un pompiere da oltre 30 anni. Ho visto di tutto. Incendi furiosi, salvataggi eroici e perdite strazianti. Ma nulla avrebbe potuto prepararmi alla tempesta di fuoco che stavo per affrontare nella mia vita personale. Ho incontrato mia moglie, Kimberly, quando eravamo entrambi giovani e pieni di sogni. Ci siamo sposati subito dopo l'università e abbiamo costruito una vita insieme, crescendo 2 meravigliosi figli che ora sono adulti e vivono le loro vite. Per 36 anni ho pensato che avessimo un matrimonio solido come una roccia. Kimberly era il mio punto di riferimento, la mia confidente, il mio tutto. Fino a un normale martedì sera, quando tutto è cambiato. È iniziato in modo apparentemente innocuo. Kimberly aveva recentemente iniziato a frequentare una nuova palestra, desiderosa di rimettersi in forma. Ero orgoglioso della sua dedizione e sostenevo la sua decisione. Lavoravo molte ore alla caserma dei pompieri, spesso facendo turni doppi, quindi ero felice che avesse trovato qualcosa che la rendesse felice e la tenesse occupata. Una notte, dopo una giornata particolarmente dura a combattere un incendio in un magazzino, sono tornato a casa esausto. Kimberly non c'era. Un rapido sguardo all'orologio mi ha detto che era oltre il suo solito orario di palestra. Ho provato a chiamarla, ma è andata direttamente alla segreteria telefonica. Non ci ho pensato troppo, immaginando che avesse prolungato la lezione o fosse uscita con amici. Ma poi è successo di nuovo la settimana successiva. E quella dopo ancora. Kimberly tornava a casa tardi, sempre con qualche scusa sul perdere la cognizione del tempo o fare commissioni dopo l'allenamento. Qualcosa mi sembrava strano, ma non la pressavo. Mi fidavo implicitamente di lei. Era mia moglie, dopo tutto. Una sera, la curiosità ha avuto la meglio su di me. Ho deciso di farle una sorpresa in palestra, pensando che avremmo potuto uscire a cena tardi. Sono arrivato proprio mentre la palestra stava chiudendo. Ho aspettato fuori, aspettandomi di vederla uscire da un momento all'altro. Ma non è uscita. La folla si è diradata e presto sono rimasto l'unico nel parcheggio. Confuso, l'ho chiamata di nuovo. Diretto alla segreteria. Quando finalmente è tornata a casa quella notte, molto più tardi del solito, le ho chiesto casualmente della palestra. Sembrava sorpresa, ma si è ripresa rapidamente, raccontandomi di una nuova lezione di yoga appena iniziata. Ho annuito, senza voler sollevare sospetti, ma in fondo un seme di dubbio era stato piantato. Ho deciso di fare un po' di indagini. La volta successiva che Kimberly è andata in palestra, l'ho seguita. Mi sentivo male, come se stessi tradendo la sua fiducia, ma dovevo sapere. Ha parcheggiato la macchina ed è entrata, proprio come aveva detto. Ho aspettato un po', poi sono entrato in palestra silenziosamente. Lei è andata da una parte, io dall'altra, indossando una felpa con cappuccio. L'ho vista chiacchierare con un gruppo di donne vicino all'ingresso. Sollevato, stavo quasi per tornare indietro, ma poi un uomo le si è avvicinato. Ridevano e lui le ha messo una mano sulla spalla. Ho sentito un nodo stringersi nello stomaco. Nelle settimane successive ho seguito Kimberly altre volte. Ogni volta incontrava lo stesso uomo. Si allenavano insieme, poi andavano via in macchina di lui. Ho cercato di razionalizzare, dicendo a me stesso che erano solo amici. Ma il loro linguaggio del corpo raccontava una storia diversa. Il punto di rottura è arrivato una sera, quando Kimberly ha detto che sarebbe andata a una particolare lezione di yoga per alcune ore. Sapevo che stava mentendo. L'ho seguita fino a un motel nelle vicinanze, dove ha incontrato lui. Sono entrati e ho guardato dalla macchina, il mio cuore che si spezzava con ogni minuto che passava. Mentre si scambiavano tenerezze, io ero impegnato a scattare foto, così non avrebbe potuto negare o inventare altre scuse. Quando sono andati nelle loro stanze mano nella mano, me ne sono andato e sono tornato a casa. Ho affrontato Kimberly quella notte quando è tornata.
Ha negato tutto all'inizio, ma quando le ho mostrato le foto che avevo scattato, è crollata. Ha ammesso che stava vedendo David, un uomo sposato che aveva incontrato in palestra, da diversi mesi. Ha affermato che era iniziato innocentemente, solo due persone che si supportavano nei loro obiettivi di fitness. Ma col tempo si è sviluppato in qualcosa di più. Mi sembrava che il terreno fosse stato strappato da sotto i piedi. La donna che avevo amato e di cui mi ero fidato per 36 anni mi aveva tradito. Ero arrabbiato, ferito e completamente devastato. Ma in mezzo al turbine di emozioni mi sono reso conto che avevo bisogno di sapere perché. Kimberly ha spiegato che si sentiva sola. Con me, che lavoravo molte ore, e i nostri figli cresciuti e andati via, sentiva un vuoto che non sapeva come colmare. David era lì e le prestava attenzione in modi che io non ero riuscito a fare. Ha insistito che mi amava ancora e ha chiesto perdono. Non sapevo cosa fare, volevo urlare, lanciare cose, farle provare il dolore che stavo vivendo. Ma sapevo anche che sfogarmi non avrebbe risolto nulla. Avevo bisogno di tempo per pensare, per elaborare tutto. Per settimane abbiamo parlato a malapena. Mi sono buttato in qualsiasi cosa potessi per distogliere la mente, sperando che l'esaurimento fisico e mentale soffocasse il tumulto emotivo. Ma ogni volta che chiudevo gli occhi, li vedevo insieme. Le immagini mi perseguitavano, rendendo impossibile dormire. Una notte mi sono confidato con il mio migliore amico, Austin, che lavorava anche lui alla caserma dei pompieri. Ha ascoltato pazientemente, poi mi ha dato il miglior consiglio che potessi sperare. Devi parlare con lei, davvero parlare con lei. Se c'è qualche possibilità di salvare il tuo matrimonio, ci vorrà l'impegno di entrambi per superare questa situazione. Quindi è quello che abbiamo fatto. Io e Kimberly ci siamo seduti e abbiamo avuto la conversazione più onesta che avessimo mai avuto. Mi ha parlato dei suoi sentimenti di isolamento e del suo rimpianto per la relazione. Le ho parlato del mio dolore e della fiducia tradita. Abbiamo pianto insieme, per la prima volta in anni. Ma, a differenza di quello che speravo inizialmente, questa conversazione non ha portato alla riconciliazione. Non riuscivo a guardarla allo stesso modo. Nella mia mente vedevo sempre questo uomo fare l'amore con lei. Il tradimento era troppo profondo e la fiducia troppo infranta. Kimberly continuava a insistere che mi amava e voleva rimediare, ma non riuscivo a vedere un futuro in cui potevamo essere felici insieme. La decisione di divorziare non è stata facile. Dopo 36 anni sembrava di strappare via un pezzo della mia anima. Ho consultato un avvocato e abbiamo iniziato il doloroso processo di districare le nostre vite. La parte più difficile è stata dirlo ai nostri figli. Erano devastati, lottando per capire come i loro genitori, la coppia solida come una roccia che avevano sempre conosciuto, potessero crollare. Durante tutto questo mi sono appoggiato molto ai miei amici e colleghi della caserma dei pompieri. Austin, in particolare, è stato un supporto costante. Aveva passato un divorzio difficile e capiva il dolore che stavo attraversando. Mi ha ricordato che, mentre questo capitolo si chiudeva, ne stava iniziando uno nuovo e avevo la forza per affrontarlo. Il giorno in cui io e Kimberly abbiamo firmato i documenti del divorzio è stato uno dei più difficili della mia vita. Sedevamo uno di fronte all'altra nell'ufficio. Abbiamo incontrato un mediatore invece di andare davanti a un giudice. Ho visto il rimpianto nei suoi occhi e parte di me voleva riprendersi tutto e provare di nuovo. Ma sapevo che non era possibile. Eravamo persone diverse ora, plasmate dalle nostre scelte e dalle conseguenze che dovevamo affrontare. Dopo il divorzio mi sono trasferito in un piccolo appartamento vicino alla caserma dei pompieri. Era un cambiamento drastico rispetto alla casa che io e Kimberly avevamo condiviso per tanti anni. Mi mancava il comfort familiare e i ricordi. Per la prima volta in mesi potevo respirare senza il peso costante del tradimento che mi opprimeva. Il lavoro che una volta era fonte di stress e esaurimento è diventato un'ancora di salvezza, radicandomi in un modo che nient'altro poteva. Ho ricominciato a correre, un hobby che avevo abbandonato anni fa. Lentamente, la vita ha iniziato a stabilizzarsi in una nuova normalità. Ho riallacciato i contatti con vecchi amici, persone che avevo perso di vista durante il caos del mio matrimonio che si disgregava.
Mi hanno accolto a braccia aperte, offrendo supporto e comprensione senza giudizio. Un giorno, mentre finivo una corsa, ho incontrato una vecchia amica del liceo, Ellen. Abbiamo iniziato a parlare, raccontandoci le decadi passate da quando ci eravamo visti l'ultima volta. Ellen aveva affrontato le sue difficoltà, incluso un divorzio, e abbiamo legato sulle nostre esperienze comuni. Abbiamo iniziato a vederci regolarmente, prima per un caffè, poi per cene. Non c'era fretta, nessuna pressione, solo due vecchi amici che si riscoprivano. Con il passare dei mesi, mi sono reso conto che stavo guarendo. Il dolore del tradimento di Kimberly ancora persisteva, ma non mi definiva più. Ero più di un uomo che era stato tradito. Ero un pompiere, un padre, un amico. Stavo ricostruendo la mia vita, pezzo per pezzo, e trovando gioia nel processo. Io e Kimberly siamo rimasti in contatto, soprattutto per il bene dei nostri figli. Eravamo civili, persino amichevoli a volte, ma c'era una comprensione non detta che la nostra relazione non poteva mai tornare a essere quella di una volta. Lei aveva il suo percorso da seguire, proprio come io avevo il mio. Guardando indietro, vedo che la tempesta di fuoco della mia vita personale, per quanto devastante, mi ha portato a un luogo di maggiore forza e chiarezza. Ho imparato a valorizzare me stesso, a cercare il supporto di chi veramente teneva a me e ad abbracciare la possibilità di nuovi inizi. La vita è imprevedibile e a volte ci getta tra le fiamme, ma, proprio come nel mio lavoro, è il modo in cui rispondiamo al fuoco che ci definisce. Il passato sarà sempre parte di me, ma non determina il mio futuro. Sto andando avanti, un passo alla volta, e sono determinato a sfruttare al massimo questo nuovo capitolo.